Ciao! Nei precedenti video abbiamo visto l'interfaccia di inserimento degli ordini e il funzionamento delle regole. Ora analizzeremo alcune strategie di trading avanzato attuabili su Smart Binance. Questo è il video più importante di tutti. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di vedere i precedenti prima di continuare la visione. Se li hai già visti tutti, possiamo cominciare con la prima strategia. Come impostare take profit e stop loss sullo stesso ordine. Questa è sicuramente una delle più semplici, ma anche una delle più efficaci per fare trading senza stress e proteggere i tuoi investimenti mentre non sei online o stai dormendo. Dopo aver selezionato la moneta, la vendita e le altre opzioni a tuo piacimento, scorri fino alla sezione delle regole e clicca 2 volte su Aggiungi un gruppo di regole. 1 e 2. Come vedi, vengono creati 2 gruppi. Nel primo andremo a mettere il take profit e nel secondo lo stop loss. Nella prima tendina seleziona una delle regole per il take profit. Può essere per esempio se il prezzo è maggiore o uguale a, se il valore in USDT è maggiore o uguale a, se il prezzo sale del, oppure se il valore in USDT sale del. Dopodiché inserisci il valore che preferisci nel campo di destra. In questo caso sceglieremo la regola se il prezzo è maggiore o uguale a. Prendiamo il valore attuale e impostiamo che venda ad un prezzo maggiore. Allo stesso modo impostiamo lo stop loss nel secondo gruppo, scegliendo una tra le regole, se il prezzo è minore o uguale a, se il valore in USDT è minore o uguale a, se il prezzo scende del, oppure se il valore in USDT scende del. In questo modo l'ordine verrà eseguito quando uno dei 2 gruppi si verifica. Clicca su Salva e il gioco è fatto. Come impostare un ordine con trailing stop. Ora vedremo come impostare un ordine con take profit che si adatta al cambiare del valore della moneta. Dopo aver selezionato la moneta, la vendita e le altre opzioni a tuo piacimento, scorri fino alla sezione regole e clicca su Aggiungi un gruppo di regole. Nella prima tendina scegli una tra le regole se il prezzo scende più del valore percentuale specificato rispetto al prezzo massimo, oppure se il valore in USDT scende più del valore percentuale specificato rispetto al valore massimo raggiunto, a seconda che tu voglia usare come riferimento il prezzo della moneta o il suo controvalore in USDT. Nel video dedicato alle spiegazioni delle singole regole è spiegata la differenza tra le due. Dopodiché scegli un valore percentuale in modo tale che se il prezzo si discosta più di tale valore rispetto al prezzo massimo raggiunto, l'ordine verrà eseguito. Non scegliere un valore troppo basso, altrimenti rischi che l'ordine venga eseguito dopo una minima oscillazione del prezzo. In questo caso, solo a livello esemplificativo, sceglieremo l'8%. In questo modo il sistema traccerà il prezzo della moneta secondo per secondo e modificherà il tuo take profit. Se la moneta continuerà a salire, allora anche il tuo take profit salirà. Se invece il prezzo inizia a scendere, il sistema invierà l'ordine appena scende della percentuale che hai specificato. In questo caso venderà se scende dell'8% dal punto massimo che ha raggiunto da quando hai inserito l'ordine. Come utilizzare un ordine simulato per innescare un ordine reale. Ipotizziamo che tu voglia far partire un ordine reale, ma solo dopo che la moneta raggiunga certi parametri. Per esempio, possiedi degli Ethereum e vuoi venderli quando il prezzo raggiunge i 300 USDT, ma vuoi anche usare il take profit dinamico visto in precedenza, così da massimizzare il profitto. Come fare? Crea un ordine simulato, scegliendo la moneta che ti interessa, in questo caso Ethereum USDT, scegli vendita e market. È un ordine simulato, quindi non importa quello che farà, ci serve solo come innesco. Ora imposta una quantità fissa e alta per evitare errori. Non importa che tu non abbia la moneta in portafoglio, essendo un ordine simulato non creerà problemi. Ora, nelle regole, imposta la regola se il prezzo è maggiore o uguale a e come valore inserisci 300. Salva l'ordine. Ora crea un altro ordine, questa volta reale. Seleziona la moneta correttamente e scegli l'azione da compiere, in questo caso vendita a prezzo market. Scegli la quantità che desideri vendere, aggiungi la regola se il prezzo scende più del valore percentuale specificato rispetto al prezzo massimo e imposta un valore corretto nel campo della percentuale. In questo caso, puro titolo esemplificativo, inseriremo l'8%.
Ora una cosa molto importante. Nella sezione Condizioni, scegli Esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero e scegli, tramite la tendina a destra, l'ordine che avevi creato precedentemente. Così facendo, il tuo ordine non verrà considerato fino a quando l'ordine precedente non sarà considerato valido, ossia quando il valore di Ethereum toccherà i 300 USDT, e da quel momento il tuo take profit sarà dinamico, quindi massimizzerà il profitto del tuo ordine. In questo modo l'ordine simulato ci è servito solo come innesco per l'ordine reale, in maniera tale da considerare l'ordine reale solo quando la moneta raggiunge certi parametri. Allo stesso modo si può fare un acquisto al ribasso. Ipotizziamo di voler comprare Ethereum al prezzo minore possibile, ma solo se scende sotto i 250 USDT. Crea un ordine simulato. Come regola scegli se il prezzo è minore o uguale a e come valore diamo 250. Ora crea un ordine reale. Seleziona la moneta correttamente e scegli l'azione da compiere. In questo caso acquisto a prezzo market. Dopo aver scelto la quantità che desideri acquistare, aggiungi la regola se il prezzo sale più del valore percentuale specificato rispetto al prezzo minimo e imposta il valore corretto nel campo della percentuale. In questo caso, puro titolo esemplificativo, inseriremo l'8%. L'ultimo passaggio fondamentale è selezionare la condizione Esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero e scegliere, tramite la tendina a destra, l'ordine che avevi creato precedentemente. Il gioco è fatto. In questo modo, quando Ethereum toccherà i 250 USDT, il sito traccerà il tuo ordine reale e acquisterà per te la moneta solo quando sarà vicina al minimo. Acquistare Bitcoin e rivendere automaticamente in USDT una volta realizzato il profitto. Ora vedremo un esempio pratico per acquistare Bitcoin quando si verificano determinati parametri e poi vendere Bitcoin in USDT per mettere al sicuro il profitto. Attualmente il cambio Bitcoin-USDT sta a 6.437. Ipotizziamo di voler automaticamente trasformare i nostri USDT in Bitcoin quando il cambio scende sotto i 6.300 e poi voler rivendere i nostri Bitcoin quando il cambio sale sopra 6.500. Creiamo l'ordine reale e scegliamo la moneta. In questo caso useremo Bitcoin USDT, ma puoi scegliere qualsiasi moneta che abbia il cambio diretto con USDT, come ad esempio Ethereum, Litecoin, Ripple o altre ancora. Dopo vedremo anche un esempio con altcoins che non hanno il cambio diretto con USDT. Impostiamo il tipo di azione compra e il tipo di ordine in base alle proprie preferenze. Noi useremo market. Scegliamo la quantità e aggiungiamo la regola se il prezzo è minore o uguale a e impostiamo 6.300 USDT. Ora possiamo salvare l'ordine. Creiamo un altro ordine con gli stessi parametri, ma con azione vendi. Per la quantità puoi impostarla come preferisci, nel nostro caso useremo il 100% di un ordine. Aggiungiamo una nuova regola e scegliamo se il prezzo è maggiore o uguale a, e come prezzo impostiamo 6.500 USDT. Come ultima opzione, fondamentale, dobbiamo usare la condizione Esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero, scegliendo l'ultimo ordine che abbiamo salvato. Ora possiamo salvare anche quest'ordine. In questo modo acquisteremo Bitcoin solo quando sarà sceso a 6.300 e lo rivenderemo solo dopo che sarà risalito a 6.500. Tutto ciò totalmente in automatico, anche se non stiamo seguendo le fluttuazioni del mercato. Ora vedremo un altro esempio simile a questo, ma con una moneta che non ha in cambio diretto altcoin USDT, quindi sarà un po' più complesso. Acquistare una altcoin, passando da Bitcoin, e rivendere automaticamente in USDT una volta realizzato il profitto. In questo esempio vedremo come convertire i nostri USDT in altcoin al verificarsi di certe condizioni per poi rivendere in automatico le nostre altcoin in USDT a un prezzo maggiore, tutto questo passando da Bitcoin come moneta intermedia. Ipotizziamo di non avere Bitcoin in portafoglio e di voler trasformare i nostri USDT in un MySGO quando il valore di un MySGO scende a 0.000475 Bitcoin e voler rivendere quando il valore è risalito a 0.000625 Bitcoin.
Creiamo il primo ordine. Sarà un ordine simulato, perché ci servirà solo come innesco per far partire l'ordine reale di acquisto. Scegliamo la moneta che ci interessa, in questo caso MySego Bitcoin. Scegli acquisto e market. Ora imposta una quantità fissa e alta, per evitare errori. Per esempio 10.000. Non importa che tu non abbia la moneta in portafoglio. Essendo un ordine simulato non creerà problemi. Come regola per quest'ordine impostiamo se il prezzo è minore o uguale a. Impostiamo 0.000475 Bitcoin e salviamo l'ordine. Ora creiamo il secondo ordine, un ordine reale per acquistare dei Bitcoin, che useremo poi come moneta di scambio per acquistare MySego. Scegliamo la moneta Bitcoin USDT, azione compra e tipo di ordine come preferite tra market e limit. Per questi due esempi noi useremo sempre market, dopodiché impostiamo la quantità che preferiamo. Tralasciamo le regole e impostiamo soltanto la condizione esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero scegliendo il primo ordine. Salviamo e passiamo al terzo ordine. Creiamo il terzo ordine, un altro ordine reale, sempre con azione compra, ma questa volta selezioniamo la moneta MySego Bitcoin. Impostiamo la quantità su percentuale in portafoglio e scegliamo il 100%, così trasformeremo i nostri Bitcoin acquistati precedentemente in MySego. A questo punto tralasciamo le regole e come prima impostiamo la condizione esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero, ma questa volta scegliendo il secondo ordine, ossia l'ordine inserito in precedenza. A questo punto salviamo e saremo a metà della procedura. Fino a qui abbiamo detto al sistema di tenere traccia del cambio MySego Bitcoin e far partire due ordini di acquisto quando il prezzo di MySego scende sotto i 0.000475 Bitcoin. Il sistema farà partire i due ordini uno di seguito all'altro, nel momento in cui scatterà il primo ordine di innesco. In questo modo avremo i nostri USDT trasformati in Bitcoin e poi ancora in MySego. Ora per rivenderli in USDT dopo che avranno raggiunto il valore di 0.000625 Bitcoin dobbiamo fare così. Inseriamo il quarto ordine, un altro ordine reale con moneta MySego Bitcoin e lo impostiamo su Vendi. Come quantità impostiamo percentuale di un ordine e scegliamo l'ultimo ordine creato, il terzo di questa catena. Per impostare il take profit scegliamo la regola se il prezzo è maggiore o uguale a e settiamo il valore a 0.000625 Bitcoin. Arrivati a questo punto, avendo selezionato la quantità in percentuale di un ordine, dovreste avere il campo condizione già impostato su esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero e l'ordine numero inserito. Se così non fosse, fallo ora perché è molto importante. Fatto questo, inseriamo l'ultimo ordine della catena, scegliendo la moneta Bitcoin USDT con azione Vendi e quantità impostata su percentuale di un ordine scegliendo l'ordine precedente. In questo caso non mettiamo nessuna regola e come per l'ordine precedente dovremmo già aver impostato la condizione esegui solo se è stato eseguito su Binance l'ordine numero sull'ultimo ordine inserito. Se così non fosse, impostalo manualmente. In questa seconda parte abbiamo semplicemente detto al sistema di vendere da MySego a Bitcoin, quando le nostre regole si verificheranno, e poi vendere automaticamente da Bitcoin a USDT per mettere al sicuro il nostro guadagno. Ovviamente questo è un esempio di base e puoi usare i parametri che preferisci per il vostro trading. Questa strategia è ottima per convertire i vostri USDT in altcoin e poi rimettere i vostri soldi al sicuro dopo il verificarsi di certe condizioni, il tutto dedicando pochi minuti all'impostazione dell'ordine. Nei prossimi video vedremo come diventare utente premium per sbloccare tutte le funzionalità del sito e vedremo altri servizi di Smart Binance con cui potrai guadagnare molto di più.